Benvenuti alla terza edizione Legends del Giro d'Italia Virtual by Enel con me, Matt Render. Le tappe finora hanno seguito lo stesso schema, una dozzina di leggende compete un'ora sui rulli, poi vince Matteo Montaguti. Vediamo se si riesce a riscrivere il copione oggi. Se volete unirvi alle 8.000 persone che si sono già registrate per correre con noi, o se state pensando di effettuare una donazione alla Croce Rossa italiana, vi dirò come in un attimo. Here's the original Stakes 12 of the 2020 Giro d'Italia, 204 kilometers starting and finishing in Marco Pantani's hometown of Cesenatico. The stage takes in all 9 hills of the Nove Colli, the annual cyclosportive, which celebrates its 50th edition next year. Our 32-kilometre extract takes in the hardest of the 9 hills, the Barbotto. Ecco la tappa 12 originale del Giro d'Italia 2020, 204 km con partenza e arrivo nella città di Marco Pantani, Cesenatico. La tappa comprende tutti i 9 colli che ospitano l'omonimo Gran Fondo in procinto di celebrare la 50ª edizione l'anno prossimo. Il nostro tratto lungo 32 km include il più impegnativo dei colli, il Barbotto. The virtual racing starts deep in the Apennine Hills of Romagna, in the village of Linaro, just under 70 kilometres into the original stage. It twists and turns until it reaches the Rubicone, the river that Julius Caesar famously crossed in 49 BC, apparently muttering the phrase, "the die is cast," as he did. La gara virtuale parte nel profondo delle colline appenniniche romagnole dal villaggio di Linaro al chilometro 70 della tappa originale. Serpeggia fino a raggiungere il Rubicone, il fiume che Giulio Cesare attraversò nel 49 a.C., apparentemente mormorando la frase "il dado è tratto". There are 980 meters of vertical altitude gain, most of them in the 2 main climbs. The Ciola, 6 kilometers at an average of 6.4%. It's rated category 4 during the Giro, and the Barbotto, 4.5 kilometers, with gradients touching 17% and rated category 3. Ci sono 98 metri di dislivello, la maggior parte nelle 2 salite principali. La Ciola, 6 km con una media di 6,4%, è classificata di quarta categoria durante il Giro, e il Barbotto, 4 km e mezzo con pendenze di 17%, è classificato come in terza categoria. The riders have loaded onto their Garmin Edge computers the stage profile, available for everyone at www.garminvirtualride.com. The computer tells the TAC's interactive rollers to adjust the resistance for the climbs and the descents. The TAC's rollers have a power meter, so speed is calculated from gradient, rider weight and power output. The riders see the stage map and profile on the screen in front of them, so they know exactly where they are on the route at any moment. I corridori hanno caricato sul proprio Garmin Edge la traccia del percorso, disponibile per tutti gli iscritti alla piattaforma www.garminvirtualride.com. I ciclomulini interattivi TACs adattano la loro resistenza in base alla pendenza del percorso. I rulli hanno un misuratore di potenza e la velocità è data in base a un algoritmo tra la pendenza del percorso e il rapporto peso-potenza di ciascun corridore. Sullo schermo del computer si vedono planimetria e altimetria, così gli atleti sanno in quale punto si trovano man mano che pedalano. Prima del turismo basato sulle spiagge e sullo storico porto canale di Leonardo, la pesca era la principale attività economica di Cesenatico, al cuore dell'immensa riviera romagnola, oltre alle acque placide dell'Adriatico e l'architettura storica, e anche un grande centro ciclistico, anche se qui i pirati non escono più.
The familiar lineup of former World and Grand Tour champions, classics winners and stage poachers, with an extra name today, the former MotoGP and Superbike champion Marco Melandri, a big cycling fan and talented amateur rider. Partecipa alla nostra lista familiari di ex campioni del mondo e di grandi giri, vincitori di monumenti e corridori recentemente ritirati, con un nome in più oggi, l'ex campione di MotoGP e Superbike Marco Melandri, un grande fan del ciclismo e talentuoso corridore amatoriale. Ivan Basso, what a stage. An hour of pain is ahead of you. How are you mentally and physically prepared for this? Ivan, hai un'ora di dolore. Che tappa è? Come ti sei preparato fisicamente, ma anche mentalmente? È una tappa difficile, molto molto dura. È una zona dell'Italia dove si dice che bisogna andare in piedi ma sui pedali, perché si passa dal mare dove c'è la pianura, ma appena entri nell'entroterra è durissima, e quindi si sa che è una tappa difficile e bisogna affrontarla da subito, ben preparati, ben riscaldati, e niente, si dice in quelle zone che è da morire, in dialetto romagnolo. Well, Ivan's saying, yeah, it's going to be a very difficult stage, a very, very tough stage. In that part of Italy, they say you have to do it standing, but on the pedals, because you come from the flat section of land close to the coast, move inland, and you're into very hard terrain. You've got to be well prepared, very well warmed up beforehand, and because in the local dialect, they say it is da morir, it is to die for. Well, Ivan, the best of luck to you today. In bocca al lupo. Thank you very much. Ciao. Marco Melandri, welcome to the show. We're in your part of the world and you've ridden the Nove Colli, so you know what to expect. Marco Melandri, benvenuto a questo spettacolo. Siamo dalle tue parti e hai fatto il Nove Colli, quindi sai cosa ti aspetta. Sì, sono strade che conosco molto bene, ho fatto la Nove Colli un paio di volte e arrivavo sempre molto molto stanco, quindi la Ciola e il Barbotto mi ricordo che sono davvero dure, però posti favolosi, quindi è un'opportunità oggi per rivivere quelle sensazioni di casa. Yes, I know these roads very, very well. I've ridden the Nove Colli twice. I've always arrived at the Barbotto very tired, and I know how hard it is. But it's a wonderful opportunity for me to ride on home roads and enjoy myself. Well, Marco, the best of luck to you. In bocca al lupo. Viva il lupo, grazie mille. Claudio Chiappucci, the stake starts going uphill and then it's just an hour of sheer pain. Are you ready for this? Claudio, si scala subito e poi un'ora di pura sofferenza. Sei pronto, davvero? Ho visto questo percorso, non è facile. Non sarebbe facile neanche su strada, a dire la verità. Però in maniera virtuale, non so cosa mi aspetta. Sono nuove sensazioni da vivere, però so che ci sarà da fare tanta fatica, sicuro. Yep, he said, I've looked at the route for today and I can tell you it would be hard if it was on the road. To do it on rollers, I'm going into unknown territory here. But the one thing I know is that it's going to take a lot of effort and pain. Matteo Montaguti, the professionals change every time we have one of these races. You're doing all of them. You've won 2 of them, but an hour's effectively time trialing every couple of days is pretty demanding. Matteo Montaguti, i professionisti cambiano a vicenda, no? Tu invece stai facendo tutte queste sfide e effettivamente un'ora di crono ed è duro e oggi specialmente duro.
Sì, è proprio così, Matt. In effetti sto pensando che questo impegno di 7 tappe per un professionista che ne fa una su 7 e comunque dà un contributo alla propria squadra è un bel impegno. Comunque è importante perché un'ora di rulli fatto a una certa andatura è veramente impegnativo. Però noi siamo più che una squadra, siamo dei singoli in questo momento, noi Legend. Quindi è una battaglia tra di noi, ma per fortuna la prendiamo sempre sul ridere ed è quello che è importante è donare alla rete del dono e alla Croce Rossa italiana. He said, yeah, well, you're absolutely right. It's very hard. 7 stages, but the pros are doing 1 in 7 as part of a team. So they substitute, they replace each other with their teammates. But we're doing it on our own. And 1 hour of rollers digging really deep makes big demands on you. It's a real battle for us, but it's also something we do with a smile on our face and bearing in mind that it's for a very good cause, which is to raise money for the Italian Red Cross. Well, Matteo, good luck today. A very difficult stage, but fingers crossed for another win. Dita crociate per te oggi, Matteo. Inizio il mio riscaldamento perché la tappa oggi parte in salita e conosco bene il percorso ed è molto impegnativa. I'll start with my warm-up because the stage starts going uphill. I know the route well and it is very demanding. Grazie, Matt. Our greater aim is to support the Red Cross workers risking their lives to save others in the front line of the COVID-19 emergency. If you'd like to contribute, go to the Rete del Dono portal at the address given on screen. The page will stay open until the 10th of May. Il Giro d'Italia Virtual by Enel sostiene anche un'iniziativa di raccolta fondi a favore della Croce Rossa italiana per supportare il sistema sanitario nazionale italiano e tutti coloro che sono attivi in prima linea contro la Covid-19. Per contribuire andate su www.retedeldono.it/giro. Ripeto, www.retedeldono.it/giro. La raccolta fondi rimarrà aperta fino al 10 maggio. La tappa originale passa per 9 km dentro Forlì, dove nel 2015 Nicola Bohem della Bardiani CSF faceva parte di una fuga di 5 uomini che ha resistito al gruppo e ha ottenuto la più grande vittoria della sua carriera. Ecco il ricordo. And today's very demanding stage has already started, and those rollers are unforgiving on these gradients. Extreme resistance. Warming up has been absolutely fundamental today, and eating well before the start of the race. With so much climbing today, the strength to weight ratio is going to be absolutely fundamental. That could favour the recently retired pros like Matteo Montaguti, Daniele Bennati. But they're all in great shape. Tafi, Balan, they've both tried today's route. They tried it yesterday and found it, I can tell you, very hard indeed. Claudio Chiappucci, who rode fabulously well last time round on Sunday, and with about 3 kilometres to go, was only 12 seconds behind Matteo Montaguti, who retired, don't forget, 20 years after Claudio Chiappucci. And a word for our special guest today, an extra rider, Marco Melandri, former motorbike world champion, MotoGP and Superbike pilot, a big cycling fan, talented amateur rider, and he's from Emilia-Romagna, knows these roads, born in Ravenna, knows these roads very well. It's going to be as hard for him as it is for everyone else.
Allora è partita la tappa, si sale subito e vi dico che i rulli non danno tregua sulle pendenze estreme, pure la resistenza è estrema. Riscaldamento fondamentale per i ragazzi oggi, fare prima colazione almeno un'ora anche prima dell'inizio del riscaldamento. La forza, il rapporto forza-peso sarà fondamentalissimo oggi, forse dà il vantaggio agli ex pro, i corridori recentemente ritirati tipo Matteo Montaguti, Daniele Bennati, no, sono tutti in buona forma, le nostre leggende, Andrea Tafi, Ballan, Alessandro, ex campione del mondo, hanno provato la tappa ieri, tutti e due hanno detto che è difficilissimo, è durissimo. Claudio Chiappucci domenica scorsa, lui è stato a pochi secondi da Matteo Montaguti, e se pensi che Montaguti si è ritirato 20 anni dopo, Claudio Chiappucci è in una forma strepitosa, il Diablo. E poi anche bisogna menzionare il nostro ospite speciale oggi, Marco Melandri, ex campione del mondo 250 cc di moto e pilota di MotoGP e Superbike, grande fan di ciclismo e corridore amateur, nato a Ravenna, allora conosce queste strade, ha fatto 2 volte il 9 Colli e conosce il Barbotto, quindi in bocca al lupo anche a Marco Melandri. Andrea Taffi, can you speak? How's it going? Andrea, puoi parlare? Come va? Come la resistenza? Diciamo subito è stata una partenza durissima, però dai, sono abbastanza contento. Pedaliamo, ma ci sono degli strappi veramente impegnativi. Yep, he says, let's say the start was very hard indeed. I'm pretty happy with the going so far. There are some really hard sections though. E come la temperatura? Ti trovi bene? How's the temperature in your garden there? Are you okay? The conditions okay for you? Sì, la temperatura è giusta, bella. Come vedete c'è un sole stupendo e la mia condizione è abbastanza buona, non il top ma buona. Yep, he says the temperature here in my garden is perfect. There's a beautiful sun shining overhead. My personal condition is okay. It's not 100%, but it's okay. Il cielo è azzurro come senza nuvoli, come appunto il periodo che stiamo passando. Arriverà il sereno per tutti quanti. Questo è il motivo perché anche siamo qui, per uno scopo ben preciso, far donare più possibile alla Croce Rossa italiana, e quindi fatelo perché il sole sta sorgendo. Beautiful blue sky, says Andrea. Not a cloud up there, and it's just like the period we're going through. The calm, the good weather is coming. It's on its way. That's why we're here. We're here to raise money for the Italian Red Cross. So make your donation, and the blue skies are coming. The blue skies are coming, says Andrea Taffi. Andrea, thank you. Grazie di quelle parole che ci ispirano tutti. In bocca al lupo. Grazie a voi, a dopo. Ciao. Marco Velo, we've seen you smiling, but how hard is the Ciola? 6 kilometers uphill from the start. Marco, abbiamo visto il tuo sorriso, ma sembra duro. Com'è il Ciola? 6 chilometri in salita sin dall'inizio. A più che altro non è che mi preoccupa tanto il Ciola, ma mi preoccupa di più il Barbotto. È vero, la partenza di salita è sempre dura, sono 6 km al 6%, non durissimo, ma comunque sempre un'ottima e una buona tendenza. Subito discesa fino al 16° chilometro, poi una salita dura come il Barbotto, la conosco benissimo perché quando mi allenavo con Marco Pantani me la faceva fare spesso, ci sono dei tratti anche superiori al 15%, quindi è dura, la affrontiamo col sorriso e per una giusta causa, come sempre.
Well, says Marco, yeah, the Chola's okay, but then you've got the Barbotta coming, and that's really hard. It's always hard to start going uphill from the start. 6 kilometers, an average of around about 6%, but they're still pretty tough gradients. Then there's the long descent to the start of the Barbotto after about 16 kilometers, and that really is hard. And when I used to go out training with my teammate Marco Pantani, we'd often ride the Barbotta, and it's tough. There are gradients touching 17%, but it's just a question of doing it now. We're committed. Marco, era una buona idea? Was it a good idea to commit yourself to this stage? Era una buona idea cominciare questa tappa? Ma sai, è buona idea, sì, di questa tappa, come ti ho detto prima, mi ricorda tantissimo quando mi allenavo con Marco, quando ero con lui, ero il più giovane della squadra, non avevo legami familiari, quindi non ero sposato, non avevo figli, e quindi potevo permettermi di passare tanto tempo a casa sua e allenarmi con lui, e quindi condividere con lui le fatiche su queste strade. Quindi mi riporta la testa, mi riporta al 98, 99, 2000, 2001, gli anni in cui sono fatto con Marco. You know, it was a good idea for me. It takes me back all those years to the many hours I spent training with my friend Marco Pantani. Because of circumstances, I was led to spend a lot of time with him. I spent time living at home with him and coming out on these climbs. And so it's hard, yes, but in my head, it's taking me back to those years, to 1998, 99, 2000, 2001, the great memories. Well, we have our first time check, and it is after 7 kilometers. That is 1 kilometer after the crossing of the climb of the Chola. And our leader at this point is Matteo Montaguti with a time of exactly 20 minutes. And if my maths is any good at all, that is a little but not much more fast than 20 kilometers an hour. Alessandro Balan is in second place, 41 seconds behind Montaguti. And Alessandro Bertolini is at 2 minutes and 36 seconds. Adesso abbiamo il primo controllo del tempo dopo 7 chilometri, cioè 1 chilometro dopo lo scollinamento della salita di Chola. Matteo Montaguti ha un tempo di esattamente 20 minuti e quindi un po', ma non molto più rapido di 20 chilometri all'ora. Alessandro Ballan è secondo a 41 secondi, Alessandro Bertolini a 2 minuti e 36 secondi. Well, we're here with Matteo Montaguti on the left, a sort of young all-rounder, and Claudio Chiappucci, 20 years older, but a pure climber. Matteo Montaguti un tuttofare, ma mi permetto di dire giovane, e Claudio Chiappucci pressappoco 20 anni di più di Matteo, ma è uno scalatore puro. Claudio, come ti senti? Come va? Sento gli anni che fanno aumentare le pendenze, però io c'ho una grinta che piuttosto muoio sopra, guarda. How do I feel? Says Claudio. I feel the years. That's how I feel. And it makes these gradients even steeper. Do you know where you are? Conosci queste strade, Claudio? Sì, le conosco in reale e mi sembravano diverse. Mi sembra di fare più fatica, vorrei sbracciare, muovermi, ma non ce la faccio perché ormai sto diventando un pezzo unico con la bici, un pezzo di legno. Se mollo è finita qua. He said, yes, I know the roads very well, and but they seem different being out there. They seem not quite as hard as all this, but this really is difficult. And if I don't stick at it, it'll be the end of me. Matteo Montaguti, you know the roads very well as well, and it's not necessarily helpful to know them. Matteo, tu conosci molto bene le strade, ma non aiuta necessariamente. No, perché oltre ad essere molto dura, sto andando ai 16 all'ora,
in salita nel pezzo iniziale del barbotto, che già è molto duro, quindi sentirlo sulle gambe su una home trainer è pazzesco. So, yeah, as well as being very hard indeed, I'm doing 16 kilometers an hour climbing on the Barbotto right now. It's really hard. You can feel it in the legs and then you see it in the mind. It's hard indeed. We're here with our two former world champions, Alessandro Ballan, Maurizio Fondrest. Alessandro, where are you and what gradient are you doing? Siamo qui con i nostri due campioni del mondo, Alessandro Ballan, Maurizio Fondrest. Alessandro, dove sei? Che pendenza fai? Com'è? Non potevate scegliere il momento migliore per farmi parlare, perché sono entrato all'ultimo chilometro della seconda salita, quella più lunga, e sul mio computerino vedo pendenze che non vanno sotto al 13%. Well, Alessandro says you could hardly have chosen a harder moment for me. I'm about a kilometre from the top of the second climb, the Barbotta, and the gradients, well, a moment ago it was 17%, and they're not dropping below 12-13%. Really tough moments. E Maurizio, dove sei? Come ti trovi? Come ti senti? No, mi sento bene, però Alessandro mi ha staccato. Sono 300 metri dietro di lui, ma in discesa un bravo discesista e lo raggiungo, Maurizio says, look, I'm not feeling good. Alessandro's just dropped me. I'm about 100 meters behind him, but don't you worry, on the descent, I'll be back. And Maurizio, come sono le condizioni lì, la temperatura, l'umidità? Come ti trovi a farlo dentro la casa lì? Molto umido, perché ho già bevuto una borraccia, adesso sono alla seconda, con i rulli si chiude tantissimo, quindi il consiglio è quello di idratarsi molto bene, che è come fare una salita durante il tour, quando c'è il sole. Yep, he says. Well, it's very, very humid in here. Very humid. I've drunk one bidon. I'm on my second bidon, and in the rollers, you sweat a lot. It's like riding in July in the sun, doing a big climb in the middle of summer. Alessandro, ti vediamo bene, però un buon ritmo concentrato lì. Questa è una tappa da fare con la testa e anche con le gambe. Ah sì, è una tappa dura, partenza impegnativa, quindi bisogna saper risparmiare energie per il finale, perché anche l'ultima parte, un po' ondulata, a qualcuno potrebbe costare molto cara. Yep, this is a stage to ride with the head and legs. I said to Alessandro, and he said, yes, absolutely. It's a very tough stage, very tough beginning. And it's also important to save some energy for the final part, because it's not all descending. And this is one of those stages that can be decided in the final part. And if you give too much on the second climb, you're not going to have anything left for the finish. Well, both of you, you're both looking very good, and we'll see how you do at the end. In bocca al lupo a tutte e due. We have a second time check at the top of the Barbotto. That is after 20.6 kilometers. And Matteo Montaguti continues to lead in a time of 49 minutes and 34 seconds. Ballan is still second at 2 minutes and 36, but a little bit further back. He was at 41 seconds at the top of the Cholo, so he's losing time. Andrea Taffi, meanwhile, is gaining time. He's now at 4 minutes and 2 seconds. Claudio Chiappucci a little bit further back at 5:11, and Alessandro Bertolini has lost 4 minutes compared with Montaguti. He's now at 6 minutes and 14 seconds. Allora, il secondo controllo del tempo in cima al Barbotto dopo 20,6 chilometri. Matteo Montaguti è ancora il leader della sfida a 49 minuti e 34
4 secondi. Alessandro Ballan ancora secondo, ma ha perso quasi 2 minuti con rispetto a Montaguti, e a 2 minuti 36. Andrea Taffi invece sta guadagnando tempo, lui è a 4 minuti e 2 secondi, Claudio Chiappucci ha un po' più di 5 minuti, Alessandro Bertolini ha un po' più di 6 minuti. Ivan Basso and Marco Melandri, the winner of 2 Giros d'Italia and a motorbike champion, not a cyclist at all. Ivan, how's it going? Siamo con Ivan e Marco, Ivan Basso, Marco Melandri, il vincitore di 2 Giri d'Italia e un campione pilota di moto che non è neppure un ciclista professionale. Ivan, dove sei, come va? Sono sul barbotto ed ogni volta che lo faccio è sempre più duro. Sembra che cambia la pendenza, invece temo che sono le gambe. Veramente duro, veramente una salita dove non trovi posizione, in piedi è troppo duro, da seduto si fa troppa fatica e quindi è una salita che devi cercare di fare anche con la testa, non solo con le gambe. Concentrato e cercare di mantenere un colpo di pedale, una potenza costante, quella che riesce a mantenere per arrivare in cima nel minor tempo possibile. Yep, I'm on the barbotto, says Ivan. Every time I do it, it seems to get harder. It feels as though the gradients get steeper and steeper, but I know it's the legs. It's really hard. It's one of those climbs that don't allow you to find a good position. Sitting, it's just too hard. You have to keep getting out of the saddle, and it's a climb that you have to ride with your head as much as with your legs. You've got to stay concentrated and stay strong so that you can get to the top in the best possible time. Marco Melandri, how's it going? How do you feel? What do you think of that advice that Ivan's just given you about climbing the Barbotta? Marco, come ti senti? Come stai? E cosa dici dei consigli che Ivan ha appena detto su come correre queste salite? Dure, io devo solo arrivare. Sono molto dure, però devo capire perché ho un rullo che è molto irregolare, non capisco perché la salita va sempre a gradini. No, Marco, è proprio il rullo è molto fedele alla pendenza e quindi ti sembra, ma devi cercare di mantenere un colpo di pedale molto agile, soprattutto nelle 2 salite, perché ci sono degli strappi molto impegnativi e poi sentirai che il calo di pendenza dal 18 al 10 sembra leggero, ma bisogna tenere il colpo di pedale e concentrati. Yep. So Marco's just saying, yep, look, it seems very hard to me. My job today is just to make it to the finish, no more than that, but it is hard. And there are sudden changes of gradient that puzzle me, that I find very hard. Ivan Basso just explaining, look, the rollers are very faithful to the gradient. You need to keep your cadence high, and on those very hard sections, you need to make sure that you're in the right gear so that the drops then from 18% to 10%, they seem very easy, but they don't have such an abrupt effect on your riding. E Marco, come ti senti? Ti vediamo a soffrire? È stata una buona idea incominciare questa tappa stamattina? Mi aspettavo la bici elettrica, invece non c'è. I was expecting an e-bike this morning, but it didn't arrive, so here I am. Marco Melandri, Ivan Basso, in bocca al lupo tutti e due. Viva il lupo, grazie. And our last time check before the finish now, we are at Monte Gelli after 26.9 kilometers, which means we have 5.2 kilometers to go. No surprise that Matteo Montaguti leads. His time of 1 hour and 45 seconds gives an average speed of something just over 26 kilometers an hour, which shows just how hard the stage has been so far. Now, a good fight for second place. Alessandro Ballan continues
continues to shed seconds with respect to Montaguti, but Tafi is gaining time on him. Tafi, you can see him on the left-hand side at the top in the yellow and black strip. He was 1 minute and 26 seconds behind Alessandro Ballan on the Barbotto at the top. Now he is just 14 seconds behind the 2008 world champion. So that is where the interest is at the moment in this competition. Another 3 minutes and 39 seconds behind Andrea Tafi is Claudio Chiappucci at 7:24, and Alessandro Bertolini is in fifth place at 8 minutes and 11 seconds. Abbiamo qui il terzo controllo del tempo dopo 26,9 km a Montegelli. Ci sono ancora 5,2 km da correre. Matteo Montaguti non ci sorprende, è ancora il leader con un tempo di 1 ora e 45 secondi. Allora media a questo punto di un po' più di 26 km all'ora, che è un indice del grado di difficoltà della tappa finora. Adesso per il secondo posto c'è una bella lotta tra Alessandro Ballan e Andrea Tafi, che vedete a sinistra in alto nella maglietta gialla e nera. Ballan è a 3 minuti 31 secondi. Tafi, che era 1 minuto e 26 da Ballan al Barbotto, è a 3 minuti 45, quindi chiude e solamente 14 secondi li separano. Poi Chiappucci è a 7 minuti 24 e Bertolini a 8 minuti 11. And this is how it finished. Matteo Montaguti wins by 6 minutes and a second. Alessandro Ballan was never a climber, but he did well to hold off Andrea Tafi for second place. Tafi just 26 seconds behind him. Claudio Chiappucci was 2.5 minutes further back, with Alessandro Bertolini fifth, nearly 9 minutes behind the winner. Ed è finito così. Matteo Montaguti vince per 6 minuti ed un secondo. Alessandro Ballan è secondo, non è mai stato uno scalatore Alessandro, ma ha fatto bene a resistere Andrea Tafi, che finisce terzo, 26 secondi dietro di Ballan. Claudio Chiappucci aveva 2 minuti e mezzo indietro e Alessandro Bertolini quinto, quasi 9 minuti dietro il vincitore. Welcome to the talk show, everyone. I'm joined by 2 former world champions and 2 recently retired athletes. The former world champions are the 1998 world road champion Maurizio Fondriest and the former motorbike world champion and MotoGP and Superbike star Marco Melandri. Marco is also one of the recently retired athletes. The other is 3 times Giro d'Italia stage winner Daniele Bennati, both of them retired at the end of 2019. Benvenuti a tutti al talk show. 2 dei 3 ospiti di oggi sono ex campioni del mondo e 2 sono atleti recentemente ritirati. Sono il campione del mondo su strada 1988 Maurizio Fondriest e il pilota motociclistico Marco Melandri, campione del mondo della classe 250 cc nel 2002 e primatista italiano di vittorie nel campionato mondiale Superbike con 22 vittorie. Marco si è ritirato dall'attività agonistica alla fine del 2019, come anche il mio terzo ospite, il vincitore di 3 tappe del Giro d'Italia, Daniele Bennati. But before speaking to them, over 8,000 of you have signed up to ride with us so far. If you have a Garmin Edge and interactive rollers by someone like Tax, download the stage from the website www.garminvirtualride.com and come and join us. Prima di parlare con loro, più di 8.000 di voi si sono iscritti per correre con noi fino ad ora. Se avete un Garmin Edge e rulli interattivi tipo Tax, troverete la traccia download da scaricare su www.virtualride.com. And to donate to the Italian Red Cross, go to www.retedeldono.it/Giro e per donare alla Croce Rossa Italiana andate su www.retedeldono.it/Giro. Ok, let's talk about today's stage. Parliamo della tappa di oggi. E prima di tutto Marco Melandri, molte delle migliaia di corridori amateur che hanno fatto la tappa con noi oggi non conosceranno i paesaggi
Yeah, many of the 8,000 members of the public who've ridden the stage with us today will not know the countryside at all. Marco, you know every inch of it. Tell us how come. Tu conosci ogni centimetro di questi paesaggi. Come mai, Marco? Ma sai, io sono proprio romagnolo, sono nato a Ravenna e sono cresciuto sempre in Romagna. Ho pedalato tanto in quelle zone, ho fatto la 9 Colli un paio di volte, la corta, e ti assicuro che la Romagna è uno dei posti più belli d'Italia per andare in bici, perché gli Appennini ti offrono tantissime strade, pochissimo traffico, e trovi salite lunghe abbastanza dolci, così come strappi molto duri e comunque sempre molto nervose. E è favoloso, poi respiri dei profumi dell'erba, dei fiori e dei chioschi di piadina che credo che ci siano veramente solo in Romagna. Wonderful. Well, Marco's saying, yep, I'm from Romagna. I was born in Ravenna. I grew up always in Romagna. I've even ridden the Nove Colli, but done it twice, but I've done the short version. And Romagna is one of the most beautiful places in Italy for cycling. The Appennini Romagnoli, the Romagna Apennines have every type of terrain, rolling, short, sharp climbs. It's fabulous for cycling. Not just the landscape, but the smells too. The smells of the flora and also of the piadina, of the local cooking. So yeah, very much my kind of terrain. Daniele, what about you? Do you like motorbikes? Is a motorbike pilot who loves cycling? Are you one of these many cyclists who loves motorbikes, Daniele Bennati? Vi piacciono le moto, Daniele? Sì, sono appassionato anch'io di moto, c'ho una moto anch'io, non sono un pilota, però mi piacciono le moto. Conosco molti motociclisti professionisti, peccato che con Marco non abbiamo mai avuto l'occasione, mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe conoscerlo, quindi spero di incontrarlo presto. E comunque le moto sono, come dicevo prima Marco, vabbè, la Romagna comunque è anche terra di motociclisti, quindi oltre al ciclismo è anche una terra dove c'è una grande cultura per il motociclismo. Yep, says Daniele Bennati. Yep, I love motors. I've got my own motorbike. I'm not a racing pilot, that's for sure, but I know lots of pro moto pilots. I've never met Marco before, so I'm looking forward to spending some time talking to him later on. And Romagna too, it's a land not just of cyclists, but of motorbike pilots. So it's got that going for it too. Maurizio Fondries, pure tu, le moto, sei un appassionato o preferisci evitare? Allora, sono un grandissimo appassionato di motori. Guardo più MotoGP e Superbike che la Formula 1, perché ancora nella moto il pilota conta ancora un po' di più rispetto al pilota di Formula 1, quindi per questo motivo è più emozionante. Non ho la moto, non guido in moto, però mi piace tantissimo. Well, Maurizio Fondries, me too. I'm absolutely passionate about motorbikes. I far prefer watching motorbike events, MotoGP, superbikes on television, far more than Formula One. I think because the pilot is far more important in motorbike racing than he is in Formula One. I don't have a motorbike of my own, but I am passionate about the sport. Let me ask you something about riding on rollers then. Ballan, Bertolini, Montaguti, Tafi, they all rode indoors today. They rode outdoors today. Other riders chose to ride indoors. And I wonder if your choice of whether to ride indoors or outdoors changes the way that you interpret and experience the ride. Certuni hanno scelto di correre nel giardino o nel cortile oggi, altri all'aria aperta sui rulli. Correre dentro la casa forse cambia un po' il modo in cui interpretate la sfida. Marco, come lo vedi tu? Tu l'hai corso dentro. You rode indoors, Marco. How did you see it today? Ma sai, perché di solito vado davanti alla televisione per giocare online con le bici, con gli amici, quindi la tengo dentro casa. Però mi sarebbe piaciuto mettermi fuori, respirare l'aria
corrente e vedere proprio il verde. Ho la fortuna di avere tantissimo verde davanti a casa e mi sarebbe piaciuto, però volevo proprio restare dentro per far sì che la gente abbia bene in mente che bisogna restare a casa in un momento così difficile. Yep, Marco Melandri says, yeah, it's true. Normally, I ride on rollers in front of the television. I'm online with my friends, and we're together, in a sense. It would have been nicer, to tell the truth, to have ridden outdoors, breathe fresh air, with all the green there is around my house. I would have liked to have done that, but it was also important today to transmit the message that we have to stay indoors. So that was part of my thinking. Daniele, come lo vedi tu? È un'esperienza diversa. It's a different experience of being outside, Daniele Bennati. Sì, diciamo che Marco ha perfettamente ragione, nel senso che è giusto quello che dice. In questo momento è importante dare un messaggio di rimanere a casa. È anche vero che di solito in una vita normale i rulli si fanno quando fuori piove, no? E quindi quando uno fa i rulli li fa dentro casa, e fa strano dover fare i rulli all'aria aperta con il sole. Quindi giusta osservazione quella di Marco. Io personalmente li avevo fatti sul terrazzo, però Marco ha fatto veramente un'osservazione giustissima. Yep. So Daniele, very much agreeing with Marco Melandri. As Marco says, it was very important to transmit the message that we need to stay indoors. Normally, though, for professional cyclists, rollers are what you do in the rain. When you're on rollers, it means that the weather is bad outside and you're indoors. So it's kind of strange to ride on the rollers in the sun. Although personally, I'd have done today's stage on the terrace outside. Maurizio, l'ultima volta l'hai fatto in un giardino splendido, però abbiamo avuto molti problemi di connessione, quindi oggi l'hai fatto dentro. Hai sofferto di fare i rulli dentro la casa, Maurizio? No, normalmente sto in casa perché ho lo schermo davanti, però più bello è rimanere fuori, ma visto che avevo problemi di connessioni sono rientrato all'interno. In ogni caso vi dirò che sto amando i rulli, perché ho fatto, da quando c'è il lockdown, almeno 2000 km sui rulli. Non vedo l'ora di uscire, come tutti. Well, Maurizio Fondriest is at home and normally rides in front of the screen. Said yes, it would have been much nicer to have been outside, but we had connection problems, so I came indoors. Says yeah, but on these rollers I have done since the start of this lockdown at least 2,000 kilometers, and I really can't wait, just like everyone else, to get outside again. Marco, you love your cycling, and as well as interactive rollers, you're also an e-bike enthusiast. Now, tell us about e-bikes. Where do you use them? What do you like about them? And will we one day see you riding the e-bike version of the Giro d'Italia that's getting bigger and bigger every year? Marco, sei appassionato del ciclismo e a parte i rulli usi pure un e-bike. Allora, lasciamo stare che oggi sarebbe stato il caso di usare un e-bike. Le bici di pedalata assistite, per specificare, è una tecnologia che ti piace. Spiegaci come la usi, perché ti piace, e se ti vedremo un giorno a correre il Giro E, la versione e-bike del Giro d'Italia che cresce ogni anno. Sì, l'ho scoperta 2 anni fa quando mi sono trasferito qui in Trentino, che mia moglie appunto è trentina, e uscendo di casa qui trovi montagne da 1000-1500 metri di dislivello, quindi per me era, diciamo, l'equilibrio migliore per allenarmi e avere possibilità anche di vedere posti nuovi, la e-bike. E mi sono innamorato, soprattutto io uso la mountain bike perché ci sono sentieri favolosi e ti permette di vedere posti incredibilmente belli in mezzo alla natura. Quest'anno mi sarebbe appunto piaciuto fare un paio di tappe del Giro E, perché io abito proprio a 500 metri da Pinzolo, dove sarebbe proprio partita una tappa, e a pochi chilometri da Madonna di Campiglio, dove sarebbe arrivata il giorno precedente. Quindi mi sarebbe piaciuto arrivare nelle strade di casa con la carovana e nel gruppo del Giro E. Speriamo di riuscire a essere presenti il prossimo anno.
Yes, says Marco. I discovered e-bikes a couple of years ago when I moved to Trentino, which is where my wife is from. Whenever I go out riding on the roads, I'm dealing with 1,500 meters of a vertical altitude gain. So I started using an e-bike, especially an e-mountain bike, and absolutely fell in love with it. It allows you to go places that are stunningly beautiful. And this year, I really wanted to do a couple of stages of the Giro. I live 500 meters from Pinzolo, which is a stake start, and it would have been nice to have ridden the home stages and arrived in my hometown with the caravan of the Giro d'Italia. Maybe that's something we can do next year. And Marco, another question for you. Has your e-bike helped you in the transition from life as a professional sportsman to life as a civilian? Ti ha aiutato a fare la difficile transizione dalla vita da atleta alla vita civile? Sicuramente mi ha aiutato tanto, perché è diventata una passione incredibile per me. E quest'anno avrei voluto correre appunto anche il campionato di enduro con la bici a pedalata assistita, mountain bike, e questo mi aveva dato nuovi stimoli e proprio tanta voglia di fare sport in maniera diversa di come ho fatto per i primi 20 anni della mia vita. Quindi è proprio nato un amore incondizionato. Yeah, definitely it has helped me. It's become a passion for me. I should have ridden the Enduro Championship on an assisted mountain bike, an electronic mountain bike. It's given me a different way of riding sport after 20 years on the motorbike, and yeah, it's a passion for me. Daniele Bennati, gli e-bikes a pedalata assistita, come le vedi un ex professionista? How does an ex professional rider see e-bikes, Daniele? Ma sinceramente ancora non ho una e-bike. Probabilmente, non lo so, nel futuro probabilmente ci sarà. Mia moglie ha una e-bike, non nascondo che a volte, nonostante che la misura fosse un po' piccola, ero troppo curioso di provarla, quindi ho avuto occasione di provarla qui vicino a casa, perché comunque ho dei percorsi che lo permettono, quindi però per il momento preferisco, visto che comunque ho cessato l'attività l'anno scorso, preferisco utilizzare la bici classica, ma non nascondo che comunque è un mondo che sta andando alla grande, quindi il Giro d'Italia lo dimostra con questa bellissima iniziativa, quindi come diceva Marco, ci sono anche campionati del mondo e ci sono anche dei campionati, dei circuiti particolari per le e-bike, quindi è un mondo in crescita, senza dubbio. Daniele's never tried, doesn't own an e-bike. He says probably one day I will. My wife has one, and I have to admit, I have tried it on the little roads around where we live. But for now, given that I've only just retired, I prefer riding a normal bike. But certainly it's an industry that's growing, and the e-Giro is something that I quite like the look of. And of course, there are world championships and other championships for e-bike. It's a growing sector. Maurizio, speaking of retiring and that transition, you retired, I think, in 1998, if I remember. Marco, Daniele, recently retired athletes. Do you have any, I don't mean advice, but experience of that transition that you might want to pass on to them? Maurizio, tu ti sei ritirato credo nel 1998, no? Insomma, un po' di tempo fa. Marco e Daniele, che si sono appena ritirati a fine 2019, non dico di dargli consigli, ma l'esperienza di fare quella transizione che può essere difficile, cosa gli puoi dire e come puoi descrivere a noi la transizione che hai fatto tu? Beh, all'inizio, quando io ho smesso a 33 anni per problemi alla schiena, quindi il primo periodo è sempre, penso, difficile perché il tuo mondo delle corse ti manca.
però è bello fare anche qualcos'altro, e la cosa più importante è rimanere sempre impegnati in qualcosa, quindi qualsiasi cosa, rimanendo soprattutto nel proprio mondo, va bene. Non bisogna assolutamente staccare completamente e prendersi degli anni di pausa. Bisogna continuare a lavorare nel proprio ambiente, e penso che questo aiuta molto in questo periodo di crisi. Yeah, wise words from Maurizio Fondriest. Maurizio says, I stopped when I was 33 years old, and I did so because of back pain. At first, it's hard because you miss the competition. And at the same time, it's nice to do something else. But the most important thing is to stay busy and stay in your world. Don't walk away from it totally for a number of years. Stay in your world and make sure that you stay intact. Listen, as always, I wish we had another 2 or 3 hours to speak together. It's fascinating for me and a real privilege to spend this time with you. But we're going to have to close now. I'll just say thank you to you for those interesting and demonstration of passion for our sport and for this initiative. Come sempre mi piacerebbe avere 3-4 ore per parlare con voi, imparo tanto, è un privilegio sempre essere con voi, ma senz'altro avremo altre opportunità nel futuro. And that's just about enough for today. Thank you then to Maurizio, Daniele and Marco. Congratulations to our winner today, Matteo Montaguti. We're back tomorrow with the pro version of the Giro d'Italia Virtual by Enel and the Pink Race, and then the talk show with a veteran of 43 pro wins, Luis Leon Sanchez, the reigning Tour of Flanders champion, Alberto Bettiol, and our usual guest, Ivan Basso. Then on Sunday, we've got our next Legends edition. Do go to the Garmin Virtual Ride website and join us, and please make a contribution to the Italian Red Cross if you can. It all helps. Allora, grazie a Maurizio, Daniele e Marco, congratulazioni ai vincitori di oggi, Matteo Montaguti. Torneremo sabato per l'edizione Pro del Giro d'Italia Virtual by Enel e la Pink Race. Nella talk show abbiamo un veterano di 43 vittorie Pro, Luis Leon Sanchez, il campione in carica del Giro delle Fiandre, Alberto Bettiol, e il nostro solito opinionista d'eccezione, Ivan Basso. Andate su Garmin Pro virtualride.com e unitevi a voi, e per favore fate una donazione alla Croce Rossa Italiana. Tutto aiuta. Arrivederci e grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao.